L'Inter è in Arabia Saudita per questa Supercoppa italiana, è partita la missione per questa Supercoppa, format che a me non piace, non lo trovo sensato in questo momento qua, ma non posso negare, ecco, che questa Supercoppa ha un'importanza molto rilevante per la stagione dell'Inter, può cambiare il prossimo futuro e addirittura anche il prossimo calciomercato, perché stanno arrivando diversi indizi, oltre a delle notizie importanti che dobbiamo commentare, e allora lo facciamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto che ha bisogno del vostro supporto. E allora vi ricordo anche passioneinter.club, il link qua su in alto, il QR code anzi da inquadrare per entrare nella nostra community, dove in queste ore ci stiamo confrontando sui temi del mercato in seguito all'infortunio di Denzel Dumfries. E adesso ci arriveremo, perché nel frattempo ha appena parlato Christian Chivu, si è chiusa da pochissimi secondi la conferenza stampa in cui Chivu ha rilanciato di nuovo questo messaggio: non sono alla ricerca di gloria personale, di riconoscimenti, diciamo così, ma voglio fare il meglio per l'Inter. Mi piace molto questa frase che sta utilizzando Chivu in questo momento, un Chivu che ha annunciato il ritorno in gruppo di Hakan Çalhanoğlu, quindi Çalhanoğlu come Darmian è volato in Arabia Saudita insieme al resto dei compagni e dopo l'infortunio che ci aveva fatto un po' preoccupare torna a disposizione. Adesso sta a Chivu decidere se farlo giocare subito dal primo minuto nella semifinale contro il Bologna oppure se riaverlo magari in un eventuale finale o al ritorno poi in campionato. Darmian invece è più indietro nel recupero, quindi anche lui lavora a parte e ha lavorato a parte anche Carlos Augusto, diciamo è stata una scelta precauzionale, non un vero e proprio infortunio, però anche Carlos Augusto quindi lo immaginiamo in panchina. Per cui la probabile formazione che possiamo disegnare adesso, dobbiamo sempre mettere degli asterischi, attenzione anche a Chivu che può sempre sorprenderci fino all'ultimo, formazione che al momento prevede Josep Martinez in porta con Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, centrocampo con Luis Enrique a destra, Di Marco a sinistra, Barella, Zielinski e Mkhitaryan in mezzo, come detto, con Zielinski al momento in vantaggio su Çalhanoğlu nel ruolo lì davanti alla difesa e Lautaro Martinez e Thuram a guidare l'attacco. Primi commenti su questa formazione, dovesse essere tutto confermato, quali sono i primi commenti che ci vengono da fare? Intanto torna la Tula dal primo minuto, tornano Thuram e Lautaro Martinez insieme, poi come detto Zielinski che verrebbe confermato al posto di Çalhanoğlu dopo un'ottima prestazione contro il Genoa, che è un po' il culmine di un percorso sempre in crescendo del centrocampista polacco. Tornerebbe titolare anche Mkhitaryan lì sul centro-sinistra, dove invece aveva giocato Sucic, e soprattutto però i temi secondo me sono tre. La difesa, innanzitutto, con una nuova conferma del trio Bissek, Akanji, Bastoni, schierato in quest'ordine da destra verso sinistra, Josep Martinez dal primo minuto e poi Luis Enrique che sarebbe alla sesta da titolare di fila, vista l'assenza di Denzel Dumfries che si è operato. Partiamo dalla porta, dalle considerazioni in porta. Josep Martinez ha una grande opportunità, quindi a questo punto potrebbe essere quindi il portiere di Supercoppa, e a questo punto l'alternanza con Sommer, che era finita in soffitta dopo l'incidente che aveva avuto il portiere spagnolo, ecco, potrebbe riprendere questa volta, potrebbe tornare d'attualità e anzi magari potrebbe creare uno scenario tutto nuovo per questa, mentre ci avviciniamo ecco quasi alla seconda parte di questa stagione, quindi potrebbe questa Supercoppa italiana essere finalmente la svolta che tanti si aspettano sul tema del portiere, che sta facendo enormemente discutere, visto che oggettivamente, dati alla mano, l'Inter sta subendo più gol di quello che è previsto sulla base del modello degli expected goal, quindi sostanzialmente stanno arrivando pochi miracoli dal portiere, anzi l'Inter rispetto a tante altre squadre della Serie A sta subendo più gol del previsto. Il tema della difesa poi, perché sul tema dei gol subiti chiaramente è molto rilevante non solo il portiere, su cui comunque c'è una discussione aperta, ma anche la difesa. Sapete, per chi ci segue tutti i giorni, che da settimane io dico che questa difesa con Bissek a destra, Bastoni a sinistra e Akanji al centro sarebbe potuta e forse sarebbe dovuta diventare la difesa del presente e del futuro dell'Inter. Chivu ci sta lavorando, ci sta puntando, dovrebbe puntarci di nuovo per questa partita, con la possibilità anche poi a gara in corso di scambiare magari Bissek o Akanji in base anche alle necessità del momento, come ha dimostrato di saper fare Chivu. Però la prima conseguenza naturale che ci collega anche ai discorsi di mercato è che De Vrij,
che era il primo sostituto di Acerbi, è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie fino quasi a scomparire. E allora attenzione alle voci di mercato appunto che sono sempre più insistenti, perché De Vrij sta perdendo la nazionale, c'è un mondiale che cambia spesso gli scenari di mercato, soprattutto a gennaio, e considerando che il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 appare escluso, potrebbe questo scenario spingere De Vrij in uscita già nella sessione di gennaio, appunto, per trovare più spazio e non perdere il treno verso il mondiale. A quel punto l'Inter sarebbe praticamente costretta ad andare ad intervenire con un altro difensore da aggiungere alla rosa, e considerando un po' la composizione della rosa, ne stavamo parlando l'altro giorno anche nel club, a quel punto l'Inter dovrebbe probabilmente lavorare necessariamente su un difensore di piede mancino, sarebbe la scelta più sensata. Per cui attenzione soprattutto alle notizie su Muaremovic del Sassuolo, classe 2003 di piede mancino, che piace molto, sta facendo bene in questa stagione, e sarebbe un colpo molto alla Octree, visto l'età, il costo che potrebbe avere. Un giocatore che potrebbe sostituire subito De Vrij nell'immediato come alternativa ai titolari, ma diventerebbe soprattutto un giocatore utile in ottica futura, magari anche da valorizzare, oltre a poter coprire il centro-sinistra, dove manca un vero e proprio vice Bastoni, che è un tema che trattiamo spesso. Come De Vrij, poi a centrocampo è un po' sparito anche Frattesi, e ne aveva parlato anche la nostra Romina in un contenuto pubblicato nelle scorse ore. La Supercoppa italiana potrebbe essere un po' una sorta di ultima chiamata anche per Frattesi. Al momento è scivolato in fondo alle gerarchie, considerando che anche Diouf viene schierato prima di lui anche nel ruolo di sottopunta e nel 5-4-1 finale che abbiamo visto contro il Genoa. Ecco che Frattesi quello potrebbe essere il suo ruolo, invece è entrato Diouf. Quindi Frattesi 4 panchine consecutive, più quella con il Liverpool, 18 minuti contro il Kairat, si è visto solo in Coppa Italia, un po' poco per un giocatore che chiaramente deve fare intanto, cioè è anche colpa sua, secondo me, l'ho detto più volte, se sta scivolando in fondo le gerarchie, ma deve prendersi anche lui un posto per il mondiale. E le voci su società italiane, dalla Juventus al Napoli passando alla Roma, che si sono interessate e che si stanno muovendo su Frattesi, continuano ad aumentare sempre di più. Faccio ancora fatica ad immaginare che l'Inter possa cedere, soprattutto a delle condizioni agevoli, Frattesi a delle concorrenti comunque, o quantomeno a delle rivali, se anche non concorrenti dirette per lo stesso obiettivo. Per cui io immagino che l'Inter aspetterà delle proposte dall'estero, soprattutto, quindi dalla Premier League e magari dalla Spagna, dove c'è l'Atletico Madrid che si era già mosso su Frattesi, che potrebbe tra l'altro far partire Raspadori. Raspadori è un giocatore, è più attaccante chiaramente, però anche Frattesi ha una vocazione offensiva, porta dei gol, quindi l'uscita di Raspadori magari potrebbe anche aprire uno spiraglio per Frattesi, che ci collega poi anche al discorso dell'esterno, perché l'altro giorno dicevamo una soluzione che sembrerebbe logica se l'Inter volesse intervenire sull'esterno durante il mercato di gennaio è Molina dell'Atletico Madrid, appunto, quindi occhio eventuali scambi. Diciamo, Molina perché sarebbe logica? Conosce già la Serie A, quindi arriva dall'Atletico Madrid già da un contesto importante, sarebbe pronto ad inserirsi subito. L'Atletico sembra disposto a cederlo, visto che è da diverse sessioni di mercato che se ne parla in uscita, come sta accadendo per esempio con noi con Frattesi, e quindi giocatore di esperienza internazionale che fa parte anche della nazionale argentina, sembra una scelta molto logica. Qui si apre però il tema più ampio appunto attorno a Luis Enrique e attorno al ruolo di esterno destro, perché Luis Enrique, come detto, se sarà confermato come pare, sarà alla 6ª partita di fila titolare, e questo sarà un po' il test finale, diciamo così, in vista del tema caldo del mercato di gennaio. Perché? Con l'infortunio di Dumfries si sono aperte delle valutazioni sull'esterno destro da poter comprare a gennaio. Delle valutazioni sono in corso. Tra i vari nomi penso che possa risultare difficile Belgali del Verona per vari motivi, tra cui il fatto che andrà in Coppa d'Africa, se non vado errato. Norton Caffi del Genoa, c'è un canale aperto con il Genoa. Tra l'altro l'Inter con il Genoa sta discutendo l'interruzione del prestito di Valentin Carboni, che potrebbe diventare poi una pedina per diverse squadre. Magari il Sassuolo stesso, visto l'infortunio di Berardi, potrebbe essere utile Carboni, ma in generale occhio quindi a Valentin Carboni come possibile pedina. Norton Caffi però, non so voi, io al momento fatico a vederlo come prossimo titolare dell'Inter del futuro, quindi dipende molto anche dalle risposte che darà Luis Enrique, perché
Fino a qua Luis Enrique non ha fatto dei disastri e già questa secondo me è una notizia, con tutto il rispetto. Che cosa intendo? Intendo che, l'ho detto più volte, un esterno brasiliano che arriva dalla Francia e in Serie A all'Inter, temevo che potesse combinare delle cose piuttosto pesanti. Invece non le ha combinate, sta prendendo sempre più fiducia. Se inizia a decollare anche dal punto di vista offensivo, della contribuzione offensiva, potrebbero cambiare gli scenari. Di sicuro all'Inter sono tutti d'accordo su Palestra, di cui tantissimi di voi mi stanno scrivendo. Forte, giovane, conosce la Serie A, praticamente usa entrambi i piedi, strutturato fisicamente, ha anche quella buona dose di arroganza nelle sue giocate che per me lo eleggono a giocatore che diventerà da nazionale e quindi giocatore potenzialmente da Inter. Il fatto che sia italiano non è assolutamente da sottovalutare, non è il discorso dell'Inter che è fissata con Marotta sugli italiani per il blocco italiano, no, c'è un tema di liste da tenere d'occhio che noi su Passione Inter ogni mese vi ricordiamo, ci sono le liste quando facciamo mercato, attenzione ai regolamenti. Se esce Frattesi, Darmian e Acerbi sono in scadenza, ecco, bisogna stare attenti anche a quanti giocatori effettivamente hai, vivaio Italia, vivaio italiano, per cui l'Inter, oltre a forse questo potrebbe spingere ancora di più a dover riprendere Aleksandar Stankovic dal Club Brugge, visto che anche vivaio Inter sarebbe ancora più utile, però ecco, l'Inter un tentativo per Palestra probabilmente lo farà, se non lo sta già facendo. Se si può arrivare a Palestra, che è di proprietà dell'Atalanta, ma in prestito al Cagliari, cambiano un po' tutti i piani, altrimenti non è nemmeno escluso, secondo molti, che si rimanga così alla fine. Cosa che mi lascerebbe con qualche dubbio, visto che, come dicevo, Dumfries torna a marzo, forse si parla almeno di 15, ma forse anche 18 partite, 19 addirittura, che starà fuori. Oltre a Luis Enrique, avresti poi da adattare Carlos Augusto o Diouf, oppure sperare nel recupero di Darmian, che però è fuori da tanto, a meno che Kivu poi non si inventi qualche altra mossa a sorpresa come dicevamo 2 giorni fa. Però vediamo quali risposte arrivano da questa Supercoppa, che vale minimo 2,4 milioni di euro, anche perdendo subito. Se si perde in finale vale 6,7 milioni di euro di premio. Chi vince invece la Supercoppa si porta a casa 9 milioni e mezzo più eventuali 1,5 milioni relativi ad un'amichevole che verrebbe disputata contro la vincente della Supercoppa saudita. È un altro tesoretto che potrebbe spingere ulteriormente il mercato, come diciamo l'altra sera nel club, potrebbe essere anche un ulteriore banco di prova per valutare quello che vuole fare Octree, dicono in molti, cioè di fronte ad un infortunio di un titolare come reagisce l'Inter sul mercato, va ad investire ancora oppure rimane così com'è? Non lo so, questa considerazione a me sembra un pochino forzata. Di sicuro, ripeto che a me questo format della Supercoppa non piace, ma per l'Inter poter mettere nel serbatoio della fiducia una vittoria contro il Bologna e poi contro una tra Milan e Napoli, portare a casa un trofeo che sarebbe, tra le altre cose, il primo trofeo di Marotta da presidente, visto che da quando è presidente non ha ancora vinto nulla, credo che sarebbe molto importante proprio per l'Inter e per consolidare ancora di più questa stagione, in cui un altro passo falso non so quali strascichi potrebbe lasciare all'interno della testa della nostra squadra, ma non solo, ma soprattutto io ho un po' questo pensiero che vi riportavo anche nella newsletter di una settimana fa, che all'Inter nei big match basti far saltare il tappo per poi sbloccarsi, cioè se riesce a vincerne uno, questa è la mia speranza, ma è un po' il mio credo, poi si sblocca qualcosa e potrà far bene anche nei successivi, quindi può essere una Supercoppa veramente importante. Fatemi sapere se siete d'accordo, vi aspetto qui sotto nei commenti, voglio sapere anche la vostra. Se non l'avete ancora fatto, clic in descrizione per entrare nel club di Passione Inter. In descrizione poi trovate anche un altro episodio da ascoltare per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.